Poi vi fareste passeggiare un grosso scorpione sul corpo? Beh, a certe persone soltanto la vista di un grande scorpione crea il panico. Figuriamoci se gli dovesse camminare vicino al collo. Ebbene, il nostro Lorenzo Pinna si è sottoposto a questa dura prova e ne è uscito vivo, tanto è vero che mi ha riportato il servizio che vedremo tra poco. Un servizio che è in pratica un incontro con uno strano entomologo che si è dedicato a un'insolita attività, allevare e preparare insetti per il cinema, per le scene in cui ragni, tarantole e scorpioni appunto debbono spaventare gli spettatori. Inutile dire che il tutto si svolge a Hollywood. Vediamo. Spesso gli animali sono degli ottimi attori. Chi non ricorda l'intramontabile Lassie, i cui episodi vengono ancora replicati? Chi non conosce il cagnone Rex, l'ultima stella accesasi nell'empireo televisivo? Ma che dire di altri animali molto meno attraenti? Ad esempio gli insetti. Possono diventare anche loro buoni attori? Gli esempi non mancano. Dirigere questi animali sulla scena cinematografica sembra a prima vista più complicato di cani e gatti. Qual è il segreto di queste sequenze dove l'insetto o il ragno sembra seguire perfettamente il copione scritto per lui dallo sceneggiatore? Per scoprire come stanno le cose siamo venuti a trovare un signore che abita in questa casa alla periferia di Los Angeles. Tarantola in servizio di guardia. Qui abita l'entomologo che rifornisce di insetti l'industria cinematografica hollywoodiana. È lui che ha convinto ragni e cavallette a comportarsi, entro certi limiti, come desiderava il regista, e ci ha spiegato alcuni dei suoi trucchi del mestiere. Innanzitutto una precisazione. Gli animali usati, dall'aspetto veramente terribile come questa tarantola, non sono mai velenosi. Appartengono cioè a specie innocue o quasi, ma che assomigliano ad altre molto più pericolose. E poi è impossibile insegnare a un insetto certi comportamenti, bisogna conoscere le sue abitudini per sfruttarne le caratteristiche. Qui ad esempio Steven Clutcher ci fa vedere come il buio blocchi la corsa della tarantola. Basta coprirla con una mano e la bestiolina si ferma. Toccandole gentilmente le zampe posteriori, l'inquietante artropode riparte. Ed ecco come si può costruire un effetto speciale. Una tarantola gigantesca sale sul tetto della Casa Bianca, la leggendaria dimora dei presidenti americani. E forse non sarebbe nemmeno uno dei guai peggiori per i suoi occupanti. La tarantola viene infilata in questo tubo di cartone. Lì dentro è buio e la tarantola sta ferma. Il tubo viene appoggiato alla parete del modellino della Casa Bianca. Poi le viene fatto il solletico sulle zampe posteriori. La tarantola esce e sale sul tetto della Casa Bianca. Naturalmente in un vero effetto speciale verrebbero introdotti molti altri elementi per rendere credibile l'immagine, come persone o auto. Ancora un passaggio della tarantola sulla Casa Bianca. Come far posare una farfalla sul naso di un attore e farcela restare con le ali distese il tempo necessario per le riprese. Il segreto è semplice, basta tenerla un po' in frigorifero. Non appena tirato fuori, il variopinto lepidottero rimarrà fermo ad ali spiegate per riscaldarsi e poi spiccare il volo. Ci sarà tutto il tempo per riprendere la scena. Ma non in questo caso. La farfalla è volata via. Si tratta di un raro esemplare tropicale. Presto, un retino. Non c'è stato niente da fare. Nonostante le prolunghe e l'abilità di Steven Clutcher, la farfalla se n'è andata via. Evidentemente un secondo soggiorno in frigorifero non era di suo gradimento. Bisogna dire che l'industria cinematografica americana proibisce di uccidere o di far del male agli animali, e quindi anche agli insetti che salgono sul palcoscenico. Anche per realizzare questo servizio non abbiamo sacrificato, come si suol dire, nessun animale. Un gigantesco scorpione del Madagascar. Anche questa minacciosa bestiolina non è in realtà una delle più pericolose e viene spesso richiesta per farla camminare sul corpo dell'attore di turno. Ci vogliamo provare anche noi. Qualcuno della troupe si offre volontario? Ma sempre a finire così. Ecco lo scorpione. Oddio, che paura. No, a dire la verità, dopo le spiegazioni rassicuranti di Steven Clutcher, questi animaletti diventano quasi simpatici. Anche qui, solito sistema. Si copre l'animale per farlo star fermo e poi, al ciac, un po' di solletico sulle zampe posteriori. Ed ecco la camminata sul corpo della vittima. Questi sono dei veri e propri scarafaggi. Alcuni di loro mostrano un comportamento abbastanza diffuso nel regno animale. Fingersi morti per sfuggire a un predatore che si avvicina. Ed è questo curioso stratagemma per salvarsi la vita che l'entomologo di Hollywood sfrutta per mostrarci un numero più adatto ad uno spot pubblicitario che a un film dell'orrore. Ecco sul carrettino lo scarafaggio immobile che sembra sostenere la bandiera, mentre un altro tira il carico in qua e là.
Certo, gli insetti che finiscono nel mirino delle cineprese di Hollywood fanno sempre la parte di creature orribili, schifose, velenose e spesso letali. Forse è perché si sente un po' responsabile di questa immagine poco lusinghiera che Steven Clutcher ci ha pregato di concludere il servizio con questo messaggio. Gli insetti sono le creature più interessanti e fantasiose del pianeta e anche loro stanno scomparendo a causa del rapido espandersi delle attività umane, come lo stesso entomologo di Hollywood ha potuto constatare. Trovare insetti per il palcoscenico cinematografico sta diventando sempre più difficile.